Quando il gruppo fu costituito nel febbraio del 2004, furono molti, soprattutto alcuni giornalisti molto influenti di quel periodo, che mi dissero: non farti illusioni, questo gruppo, come altre esperienze, finirà presto, nel giro di un paio di anni questa esperienza sarà conclusa. Cosa che in realtà non è successa, sono passati 20 anni, gli obiettivi si sono delineati molto chiaramente, ci sono stati dei risultati concreti molto significativi e quindi direi che oggi l'istituto è più vivo e più vegeto che mai. L'Istituto Grandi Marchi ha cominciato a essere pensato, diciamo, nel 2003 in occasione di una wine experience a New York. Un ristrettissimo gruppo di amici produttori ebbe l'idea finalmente di mettere un po' da parte gli individualismi tipici del nostro paese, cominciare a fare sistema, unire le forze per riuscire a trasmettere un messaggio che chiaramente dimostrasse la qualità, la varietà del vino italiano, ma anche la bellezza delle zone di origine del nostro vino, la storia, l'aspetto culturale, la gastronomia e anche la passione dei vignaioli, la passione dei viticoltori. Quando per la prima volta sono stato coinvolto in questa idea progettuale, ho avuto delle sensazioni contrastanti, cioè da un lato subire una fase un po' di preoccupazione, quasi di sudditanza rispetto a un progetto così importante che vede tante famiglie importanti. Dall'altro lato mi aveva aiutato un pizzico di incoscienza che mi ha sempre accompagnato e che mi ha sempre spinto ad accettare le sfide, gettando un po' il cuore oltre l'ostacolo. Si cercò subito di creare un gruppo omogeneo di amici, produttori che condividessero praticamente gli stessi valori. Primo, che fossero aziende a proprietà e conduzione familiare, che fossero senza se e senza ma orientate all'alta qualità, che fossero anche leader o co-leader nelle rispettive zone di produzione. E si arrivò a un numero gradualmente di 18, che era il numero che noi ci eravamo prefissi e che doveva praticamente coprire un po' le zone principali vinicole d'Italia. E gli amici produttori vollero che io fossi il presidente, cosa che naturalmente feci con grande piacere e fui onorato di questa designazione degli amici. Il concetto di famiglia all'interno di queste imprese è il concetto di forziere, di scrigno entro il quale tu proteggi un valore che vuoi trasferire.
Ma l'istituto in 20 anni, da un punto di vista delle persone che si sono succedute, sta già vedendo fondamentalmente, almeno per noi, 3 generazioni, perché ha cominciato mio padre e i nostri figli e i nostri nipoti fanno già parte del gruppo giovani. Noi siamo cambiati molto con Grandi Marchi, perché Grandi Marchi, almeno personalmente, per me è sempre stata innanzitutto una grandissima palestra, no? Perché si migliora, quando stai con quelli buoni si migliora, perché capisci delle cose, hai una visione diversa e quindi penso, ne sono convinto che sarà così anche per quelli della prossima generazione, anzi in questo caso stiamo cercando di fare in modo che comincino prima di noi anche a fare gruppo, perché abbiamo visto i benefici che ci sono stati. Credo che questo è un fattore molto importante, perché è un fattore di rigenerazione anche e di cambiamento. Sia i presidenti che sono succeduti, ma tutti hanno sempre accolto con grande entusiasmo le idee e l'apporto che le nuove generazioni hanno profuso nell'associazione. Insomma, la strada è stata tracciata dalle nostre famiglie, continuare su quei binari, quei principi che ci hanno dato, è la ricetta per il successo. La famiglia pretende molto, dà tantissimo. Quando tu confronti anche le dinamiche familiari in altre grandi famiglie del vino, puoi imparare tanto. Quella che noi chiameremmo un'osservazione partecipante. Allora il rapporto tra un padre e un figlio è una fase di osservazione partecipante di straordinaria munifica produttività, perché genera 1000 traiettorie di crescita culturale. Questa è una cosa bellissima che spesso non accade, soprattutto in alcuni paesi esteri. La cosa bella del business familiare, come dicevo inizialmente, è anche la continuità. La nostra strategia si basa sul lungo termine, quindi coinvolgere le nuove generazioni e insegnare loro quello che stiamo portando avanti è molto importante. I pranzi domenicali, in cui tuo padre sta davanti ad un bicchiere di vino e trascorre un'ora commentando quel vino con se stesso, e io che sono lì ragazzino e mi dico e mi chiedo: ma perché papà parla col bicchiere? E in realtà papà non parla col bicchiere, sta parlando con noi figli, del legame che esiste fra un individuo e ciò che ha generato. Senza la capacità tecnica ma anche la sensibilità artistica dell'uomo, un grande vino non nasce. E allora quei momenti che sono vissuti in famiglia, quando le difese sono abbassate, quando un bambino sta col padre e non si possono trascrivere in un quaderno di appunti e leggere e percepire, si possono solo vivere. Di più credo che possa legare i primi 20 anni con i prossimi 20 e quei 20 anche dopo un filo, diciamo, di tradizione sarebbe forse un po' scontato, di stile che contraddistingue le nostre famiglie, le nostre regioni, i nostri prodotti e l'istituto stesso. Siamo partiti con un gruppo, i nostri genitori, che ha capito che bisognava stare insieme, stare uniti e quindi insomma mettere da parte un po' l'individualismo. Sentirli parlare alle prime riunioni e quindi fare questo sforzo di collettività, di visione del bene comune è stato insomma una scuola, erano dei grandi maestri. Difficile anche aprire bocca con loro all'inizio. E mi ricordo che mi tremavano un po' le gambe e speravo di poter essere all'altezza nella mia presentazione della nostra famiglia, e mi guardavo sempre un po' sia a destra che a sinistra, sperando di non dire troppe cavolate. Quindi io sono entrata in questa sala, ricordo questo tavolo rettangolare lungo e tutti seduti lungo questo tavolo, imbarazzo totale perché guardavo tutte le facce e dicevo: oh mio Dio, c'è anche lui, oh mio Dio, c'è anche lui, panico naturalmente, è un onore infinito essere lì. E poi panico perché dicevo: oddio, adesso cosa dirò? Cioè, dovrò presentarmi. Quindi mi ricordo sempre che la prima cosa che ho detto era grazie di cuore da parte della famiglia, ma da parte della Sardegna tutta, per un riconoscimento così importante. Essere parte di un gruppo, del gruppo più prestigioso che rappresenta il vino italiano. Un posto ci sarà per essere felici,
cantare a squarciagola e dirci tutto quello che vuoi tu. È un pezzo di Pino Daniele, si chiama Sicily, che un posto ci sarà dove si spera ancora e il mare porterà. Siamo tra le cantine più piccole in una regione vitivinicola un po' sconosciuta e il Friuli Venezia Giulia è ancora da scoprire e si vede soprattutto quando si parla con il cliente finale che un po' l'Italia finisce a Venezia. Oggi per fortuna si parla di Puglia un po' di più, insomma, nel mondo, un pochettino forse anche grazie a quello che abbiamo fatto. Io ero amico del padre di Piero, Antonio Mastroberardino, che è stato un grande personaggio del vino, che ha portato veramente nel mondo il vino della Campania, il vitigno aglianico, che erano abbastanza sconosciuti e che lui invece è riuscito a affermare e a far conoscere un po' in tutto il mondo. Il senso di responsabilità sta proprio nel rappresentare il territorio in cui noi lavoriamo. Ognuno di questi territori è parte di un puzzle che rappresenta il Made in Italy e quindi insomma i sentimenti di orgoglio, vanto ma anche responsabilità sono sempre stati fortissimi. Questo gruppo di grandi aziende rappresenta forse il meglio che l'Italia possa proporre all'estero, perché c'è tanta artigianalità in ognuno di noi, tanti territori diversi, tante bellezze diverse, tanta unicità e questo è il messaggio più importante secondo me che viene trasmesso all'estero. Questo è l'esempio di Italia unita nell'eccellenza e nella sua bellissima diversità. Bene comune, cioè l'Italia come bene comune. Si porta nel mondo tutti i prodotti, i vini, le tradizioni, tutto quello che abbiamo detto prima, ma lo portano con una certa autorevolezza. Il fatto di essere insieme, di essersi, tra virgolette, visti piaciuti, riconoscersi fra simili e avere lo scopo, diciamo, sostanzialmente comune, ci dà questa forza di cui parlavo prima, ma anche di fronte agli esperti, gli appassionati, i sommelier di tutto il mondo, insomma, si offre veramente un bellissimo quadro meraviglioso dei vini premium italiani. Bellezza inteso proprio come un sistema valoriale, bellezza come bellezza anche di faticare, di un lavoro duro, serio, bellezza del paesaggio, bellezza della storia, dell'arte, della cultura, di cui siamo custodi. Credo, senza tema di smentita, che l'Istituto Grandi Marchi abbia contribuito a far percepire nel mondo il fatto che in Italia la qualità non fosse un fatto sporadico, ma fosse un fatto normale, unita a tutto quello che intorno al vino c'era, quindi il territorio, la gastronomia, la cultura, la storia e l'heritage che queste zone e questi vini hanno e portano con loro. L'immagine del Made in Italy negli ultimi 50 anni ha fatto veramente dei passi da gigante, c'è stata veramente una rivoluzione e devo dire che se oggi il vino italiano nel mondo ha la posizione di leadership che ha, questo è dovuto anche, non posso dire soltanto, ma è dovuto anche all'azione dell'Istituto Grandi Marchi che in tutti questi 20 anni ha veramente svolto un'azione meritoria a vantaggio senz'altro dei soci dell'Istituto, ma anche a vantaggio del vino italiano di qualità in generale. Ciascuno di noi è missionario e gira per il mondo tutti i mesi per portare questo messaggio dei vini della sua terra, della sua famiglia, per raccontare una storia lunga e fortemente rappresentativa e identitaria di un territorio intero, quindi si fa ambasciatore anche degli interessi e dei valori di una miriade di altri attori
L'aspetto più importante della nascita anche dell'istituto è stato che non ha un aspetto commerciale, cioè la parte commerciale non viene neanche mai menzionata, è proprio un aspetto culturale, cioè noi facciamo una funzione di educazione dei paesi, di divulgazione del verbo del vino nel mondo. Non è tanto presentare il vino come fa un sommelier che ne descrive le caratteristiche organolettiche, è proprio presentare il vino nella sua storicità, da dove viene, la famiglia che lo produce, l'azienda. In alcuni paesi in particolare, penso agli Stati Uniti, il cliente finale è molto interessato e curioso per la storia, per chi c'è dietro, quindi spesso si raccontano aneddoti anche buffi, perché ovviamente in famiglia queste cose succedono, per fortuna. Quindi in quest'epoca, purtroppo, lo sappiamo tutti, è un'epoca fredda, un'epoca molto rapida. Quando poi portiamo in giro per il mondo, uniti sotto la bandiera del nostro meraviglioso paese, questo savoir-faire anche delle grandi famiglie del vino, è qualcosa che credo sia estremamente affascinante. Come azienda che rappresenta una regione che era tra le meno conosciute e che non esisteva nelle carte vini, nei portfoli degli importatori, è stata molto importante perché ci ha permesso di essere considerati e quindi di entrare in tanti mercati prima di altri nostri colleghi della stessa regione. Diciamo, l'espansione commerciale dipende anche dalla fortuna di incontrare il partner giusto, ma non ci siamo più affidati alla fortuna, ma a un sistema. 20 anni fa la percezione del vino italiano su tantissimi mercati mondiali era quello della grandissima quantità e della poca qualità. Siamo riusciti ad arrivare a un livello che è veramente incredibile ed è stata però dura. Ci sono stati fatti tanti sacrifici, tanti viaggi, tante notti insonni. Il mercato del vino a livello mondo, a livello globale, penso che sia cambiato veramente tanto negli ultimi 20 anni. Ci sono nuovi mercati che producono, pensiamo alla Cina, ci sono nuovi mercati che consumano e che cominciano ad amare sempre di più il vino italiano. Essere in squadra, poter lavorare tutti insieme, ci rende in qualche modo anche più forti nell'essere creativi, nel proporre innovazione. Io ogni anno mi trovo a Londra, piuttosto che in Asia, piuttosto che a New York, piuttosto che in Scandinavia, in situazioni estremamente premianti dove siamo riusciti ad entrare perché siamo tutti insieme, perché lavoriamo in modo coeso. Le prime missioni da presidente si svolsero in mercati come la Russia, la Cina, il sud-est asiatico e all'inizio soprattutto sui mercati emergenti. Avere una posizione solida poteva costituire un vantaggio concorrenziale per i nostri vini. In ogni paese dove andiamo tu devi avere la capacità, la flessibilità di sintonizzare te stesso con quello che c'è attorno, quindi di creare dei ponti, dei codici di comunicazione di volta in volta che ti consentano di aprire porte piuttosto che chiuderle. Eravamo già in tanti paesi, però c'eravamo in maniera sporadica e quello che ha fatto Grandi Marchi, specialmente in Asia, ma anche in Australia e anche in Nord Europa, è stato quello di fare crescere l'importanza del vino italiano. E stiamo parlando di mercati che oggi sono importanti, quindi, e domani saranno più importanti ancora. A metà degli anni 2000 decidere di andare in India e portare piuttosto che in Indonesia o in Malesia, oggi sono considerati mercati emergenti, 20 anni fa erano pre-emergenti, quindi è stato divertente, insomma abbiamo portato il seme del vino italiano di qualità. Noi credo tra i primi ad aprire l'ambasciata a Tokyo, c'era questa vetrata
con la vista pazzesca sul giardino giapponese, quindi era un onore incredibile. Era un onore anche per chi veniva, dei nostri clienti, essere ospitato a fare un wine tasting all'interno dell'ambasciata italiana, che era una cosa veramente unica e non credo che prima d'ora fosse stato fatto, prima di allora. Comunque è stato un po', soprattutto all'inizio era vista come un'avventura, noi partivamo tutti insieme, non c'era il pullman ma con l'aereo, ci sono stati casi in cui siamo arrivati a Kuala Lumpur e i vini non erano stati sdoganati, perché poi questi mercati hanno anche procedure abbastanza complesse, il vino insomma, è comunque un prodotto a base alcolica, quindi legislazioni, ogni paese ha la sua legislazione. Uno degli episodi che ricordo così in maniera più particolare sono state le degustazioni, gli eventi che abbiamo fatto a Mosca. Non so perché, però c'è sempre questo senso, un po' questa cappa di proibizionismo, di limitazione, gli ingressi, gli accessi, le attività che venivano fatte all'inizio, anche la difficoltà per i campioni, per spedire il prodotto, c'erano una serie di problematiche. Fortunatamente avevamo anche degli importatori organizzati, ma insomma non era comunque facile. Altri mercati, diciamo, sono ancora da studiare, perché proprio parlo di quelli asiatici generalmente, escluso il Giappone che ha una lunga storia, ma quelli asiatici come la Cina per esempio sono da aprire, sono da inventare, perché loro stessi non sanno ancora bene come diciamo, utilizzare questa bevanda meravigliosa che gli parla molto d'Italia, di stile italiano, e però insomma è una questione culturale, quindi si vedono comunque dei progressi anche lì. In mezzo a queste migliaia di biciclette e a una vita che sembrava molto semplice, in un grande albergo americano, perché non c'erano ancora gli alberghi nazionali, e in questo grande albergo fare delle degustazioni con persone che quasi facevano delle espressioni di stupore perché scoprivano una bevanda nuova. In seguito, però, naturalmente l'attenzione fu anche rivolta ai mercati fondamentali, quelli più importanti, come il Canada, gli Stati Uniti, anche qualche mercato europeo come il Regno Unito. Ricordo che per quanto riguarda il Canada furono stabiliti degli stretti contatti con i dirigenti dei monopoli delle varie province canadesi, con ottimi risultati. Negli Stati Uniti si cominciò a fare delle attività in mercati come New York, come San Francisco, come la Florida, Miami, dove l'Istituto Grandi Marchi per molti anni partecipò a una manifestazione chiamata South Beach Wine Festival. La reazione del pubblico, mi ricordo benissimo che fu all'inizio un po' di curiosità per questo gruppo un po' anomalo che si presentava, ma anche allo stesso tempo di una certa ammirazione, perché non si aspettavano che un gruppo di concorrenti si presentasse insieme con un'azione comune. Ogni evento, ogni viaggio dei Grandi Marchi ha avuto degli aspetti veramente piacevoli e divertenti, oltre ai momenti di lavoro intenso, dalle serate super glam in giro per il mondo alla quella che fu la serata di Calgary, ormai 15 anni fa. Facevo un freddo lupo, mi sembra c'erano meno 20, meno 25, qualcosa del genere. Ci ricevettero in maniera talmente calorosa e talmente entusiasti che ci insegnarono addirittura della cittadinanza onoraria di Calgary. Tutti quanti dovemmo indossare il tipico cappello da cowboy del luogo, bianco, alla fine della serata salendo sul palco. Fu abbastanza divertente vedere alcuni di noi che proprio non l'avrebbero voluto fare, ma che poi si sono lasciati andare. Fra le varie attività
veramente di nota è stato anche il rapporto che l'Istituto è riuscito a stabilire con l'Istituto dei Master of Wine, l'Istituto inglese dei Master of Wine, molto influente soprattutto nei mercati anglosassoni, ma anche dell'Estremo Oriente, dell'Asia. Quello che l'Istituto ha fatto è stato quello di istituire tutta una serie di incontri e di corsi anche di preparativi per candidati a diventare Master of Wine italiani, perché in Italia non esistevano dei Master of Wine, ma poi anche siamo riusciti nel 2014 a avere in Italia, in particolare a Firenze, il simposio internazionale che i Master of Wine organizzano ogni 2 anni e che ha avuto una eco veramente formidabile, tant'è vero che ancora oggi, a distanza di 10 anni, nel mondo del vino che conta ancora si parla di questo simposio. Innanzitutto anche in questo caso orgoglio italiano, perché era la prima volta che i Master of Wine venivano in Italia, che fino ad allora era stata un pochino snobbata. Seconda cosa, perché sono state fatte le cose veramente in grande, quindi c'era l'inaugurazione della cantina di Antinori, che è stata completamente svuotata per fare una cena pazzesca di 300 persone con tutti i grandi vini nostri. Ma la parte più importante è stata la parte post cena, perché abbiamo veramente dato, a seconda delle versioni, meglio o peggio di noi dal punto di vista danzereccio, tutti, nessuno escluso. Quindi secondo me girano ancora dei filmati, noi, i Master of Wine, quello è stato veramente, come dire, un momento di ballo fino a notte fonda, e lo dice una che di solito a mezzanotte va via. La fase storica più recente che abbiamo vissuto ci ha anche posto di fronte a una sfida ulteriore, che era quella della ricerca di nuovi canali di comunicazione per i nostri consumatori, per i wine lover, in momenti in cui i canali tradizionali stavano subendo una rarefazione dovuta a fenomeni diversi. Mi riferisco alla fase critica della pandemia, in cui noi tutti non potevamo andare all'estero per portare in giro i nostri prodotti, le nostre eccellenze. Però siamo riusciti lo stesso, grazie all'Istituto Grandi Marchi, a creare eventi online, a tenere unita la squadra e a portare avanti i nostri valori. che stiamo proiettando verso gli anni a venire. Abbiamo parlato con i nostri ragazzi e hanno cominciato a frequentarsi e credo che sia forse il patrimonio più importante che possiamo donare loro, cioè il patrimonio di esperienze, di racconto e tra le interlocuzioni che sono avvenute nelle giornate più recenti ci siamo fatti anche delle risate, perché abbiamo sentito alcuni ragazzi dire che sono in attesa 2 generazioni prima di entrare in azienda, perché le figure carismatiche sono ancora talmente importanti e in sella nelle loro aziende che loro potranno osservare doppi passaggi, e credo che sia una rappresentazione emblematica di quanto sia importante il concetto di familiarità e di multigenerazionalità all'interno di queste aziende, come possa diventare un po' un esempio non solo all'interno del nostro piccolo mondo del vino, ma un esempio per l'intero panorama imprenditoriale italiano, che è fondato saldamente sul concetto di family business come simbolo di continuità, di proiezione e di ponte fra il passato, il presente e il futuro. Il futuro sarà in base a noi, in base al nostro lavoro, lo creeremo noi con la nostra immaginazione. Con una mentalità diversa, con una mentalità più aperta a un target nuovo che è quello dei giovani consumatori. Il consumo del vino o dell'alcol in generale sta diminuendo perché le nuove generazioni sono sempre più consapevoli che ci sono tante alternative
e quindi dobbiamo far sì che con il nostro entusiasmo, con la nostra voglia di far conoscere, con i nostri prodotti di eccellenza, di avvicinare sempre di più alle nuove generazioni. La cosiddetta generazione Z è super veloce, quelle che verranno più avanti probabilmente lo saranno ancora di più, e noi partiamo sempre dal seme, quindi piantiamo il seme, però poi bisogna avere la pazienza di aspettarlo per poter cogliere i frutti. Ma forse uno dei valori importanti potrebbe essere l'aspetto etico del lavoro, che implica anche molta attenzione verso la sostenibilità, non solo economica, e sicuramente un grande valore è portare questa eredità alle prossime generazioni. Beh, inevitabilmente noi giovani che ci confrontiamo appunto con consumatori sempre più giovani ci stiamo rendendo conto di quanto sia un valore imprescindibile quello della sostenibilità. Poi la parola sostenibilità ha tante sfaccettature, soprattutto negli ultimi anni, dove viene un po' overused. Ovviamente si parla di sostenibilità ambientale, ma si parla anche di sostenibilità economica e sociale, quindi dal fair trade ad avere delle condizioni per i propri lavoratori che per tutti noi rappresentano il più grande asset all'interno dell'azienda. Quindi una sostenibilità sociale che poi di conseguenza significa un prodotto più sostenibile è uno dei temi imprescindibili per andare avanti nel mercato in cui ci troviamo oggi. E c'è un tema interessante che si sta affacciando alle nostre aziende, alle nostre famiglie, che è quello dei linguaggi, perché probabilmente sui contenuti noi sappiamo quali sono le cose importanti per noi, probabilmente una riflessione che stiamo facendo, noi siamo molto più coetanei di quanto non possa esserlo io con le generazioni entranti, certo. Perché nel frattempo il ritmo di cambiamento è stato più rapido. Sì. È veramente bello pensare a quella che è la continuità. La continuità e il sapere adattarsi anche a quelli che sono i metodi di comunicazione, i mezzi di comunicazione che cambiano. Oggi ci sono dei mezzi molto potenti, molto più potenti di quelli di un tempo, quindi internet rispetto al fax, insomma è un salto notevole. Sicuramente dovremo imparare sempre meglio a comunicare sulla rete, quindi sui digital, e in questo penso che potranno aiutarci molto le nuove generazioni. Ma allora, i prossimi 20 anni sono come dire, indecifrabili, no? Penso per ognuno di noi, ma sicuramente sono più difficili da capire per noi che abbiamo una certa rispetto ai giovani, perché si è passati da un consumo di grandi vini che era prima quasi esclusivamente nei ristoranti, adesso tante volte i grandi vini si bevono anche a casa. C'è molta più attenzione all'accostamento cibo-vini, perché molte più persone cucinano in casa. Da questo punto di vista il vino italiano ha dei grandi vantaggi, perché nasce per essere consumato col cibo a differenza dei vini del Nuovo Mondo. Però tutto questo dovrà essere coniugato con le forme che ci saranno nei prossimi 20 anni, che saranno totalmente diverse. Io non lo so di sicuro quali saranno. Beh, allora, per quanto riguarda il consumo del vino, il futuro è in progressione, praticamente la stessa strada che è stata fatta fino adesso negli ultimi 40 anni, quindi si tenderà sempre di più a consumare meno vino, ma più vino di qualità. Ovviamente per produrre dei vini del genere bisogna anche avere non solo la cognizione, il terreno giusto, ma anche una storia da raccontare. Per fortuna, al contrario di altri settori, il cliente finale vuole ancora vedere la faccia dal vivo, parlare con questi produttori a quattro occhi. Noi insieme riusciamo a trasmettere un messaggio di tanti produttori invece che uno alla volta, quindi ovviamente questo aiuta. E questo per fortuna è rimasto, perché in tanti settori produttivi ormai il contatto umano non esiste quasi più, è tutto virtuale. Però non c'è mai stato un numero di corsi dedicati al vino così ampio, non c'è mai stato così tanto interesse per la tavola,
e quindi non ho dubbi che la meraviglia del vino possa conquistare ancora e ancora e ancora e ancora. E non c'è prodotto creato dall'uomo che possa affascinare così tanto, perché a tavola si sono creati gli amori, le guerre, la pace, quindi non ho dubbi che i giovani si appassioneranno, ma ci vuole cultura. Io credo che la grande missione di un luogo come l'Istituto Grandi Marchi è comunicarlo attraverso un buon bicchiere di vino e il grande savoir-faire italiano. La comunicazione del vino italiano di qualità negli ultimi 20 anni effettivamente è molto cambiata, perché sono cambiati anche gli strumenti a disposizione, però io credo che il messaggio è sempre lo stesso, è quello della nostra storia da un punto di vista della produzione vinicola, quello della nostra cultura, della bellezza dei nostri territori e poi della qualità e della varietà dei prodotti che noi abbiamo in Italia, che è unica al mondo, dei nostri vitigni autoctoni. Tutto questo costituisce un patrimonio che veramente va valorizzato, perché pochissimi altri paesi al mondo hanno la possibilità di avere queste caratteristiche che solo l'Italia ha. E quindi io credo che il messaggio deve essere sempre lo stesso e sempre questo. Poi i mezzi e gli strumenti ovviamente nel tempo cambiano, si evolvono e possono essere tutti utilizzati al meglio. E quindi l'Istituto ovviamente di anno in anno nelle sue strategie di promozione internazionale fissa delle categorie di mercati più maturi, dove bisogna sempre essere, perché bisogna sempre rinnovare l'impegno, l'investimento, la pressione di comunicazione, perché appunto sono mercati ad alta turbolenza concorrenziale. Anche nel mondo del vino ci sono mercati, diciamo, di fascia intermedia in cui il vino non è ancora maturo, ma c'è una fase di sviluppo anche abbastanza tumultuosa, e poi ci sono dei mercati in cui il vino, diciamo, va comunicato, va inserito partendo un po' dalla base. Si dice sempre che il mondo del vino non ha confini e che quindi ci sarà sempre da aprire nuove opportunità, da esplorare nuovi spazi di mercato. Sarà divertente iniziare il programma di attività internazionali dell'Istituto ponendoci come obiettivo il prossimo mercato di Marte, perché no? Grazie. Bene, grazie a te. Brindiamo all'Istituto Grandi Marchi. E alle nostre famiglie.